Benvenuti sul canale Il diario di un musicista musicologo. Un'immagine e un articolo sono l'occasione per ricordare l'artista Eduardo Stewart. Leggo l'articolo. Eduardo Stewart. La elegante e bella signora che presentiamo ha una graziosa e squillante voce di prima donna soprano. E fin qui direte voi, niente di straordinario, ma lo straordinario c'è. Ed è che la vezzosa figurina muliebre non è tale, ma è invece un uomo autentico. Un uomo? Sicuro, proprio un uomo. Edoardo Stewart, tale è il suo nome, è un americano del Texas. Sua madre era italiana e precisamente piemontese, artista di canto. Il piccolo Edoardo a 10 anni cantava in chiesa. Fin da bambino ebbe sempre voce e disposizione per il canto. Studiò a New York dapprima e poi a Parigi. In un teatro dello stato del Texas si doveva dare un concerto in cui era compreso il quartetto del Rigoletto. Per una causa tanto improvvisa quanto inaspettata, la prima donna non può prendervi parte. Che fare? Né sulla piazza né nei dintorni non era facil cosa di trovare un'altra donna da un giorno all'altro per supplire la mancante. L'impresario si rivolge al padre di Edoardo Stewart perché lo aiuti a levarsi d'impiccio. E questi lo aiuta, infatti presentandogli il figlio che aveva allora 17 anni. Il povero impresario avrà creduto ad una celia, ma poi, udita la prima donna, uomo, ne fu felicissimo. Edoardo Stewart ha ora 29 anni e da 10 gira il mondo con la sua arte. Egli si è specializzato nell'imitare le canzonettiste ed in questa sua qualità si produce sulle scene dei principali caffè chantant del mondo, che egli viaggiò tutto per lungo e per largo, esclusi tuttavia la Cina e il Giappone, che ancora non ebbero attrattive per lui. Egli imita benissimo questa o quella canzonettista fra le più note, sapendo perfino alterare a piacere e imitare le diverse voci e i diversi modi di cantare. Canta in francese, inglese e spagnolo. Ora studia l'italiano per provarsi pure nella nostra lingua. Per dare tutta completa l'illusione di trovarsi in presenza di una vezzosa e maliarda donnina, lo Stewart imita benissimo i gesti, le pose, lo sguardo, il sorriso, l'incedere, in modo che chiunque, non sapendo della sostituzione di sesso, ne sarebbe certissimamente ingannato. Inutile dire che ovunque sia presentato, ha registrato straordinari successi, specialmente a Pietroburgo, Mosca, Parigi, Londra, Vienna, Milano, ove si produsse recentemente sulle scene del Teatro Eden, a Roma e a Napoli. Alla fine di una romanza o prima di prendere un acuto finale, una estranea nota baritonale vi rammenta che la cantatrice gentile non è Eva, ma Adamo. Ciò che Adamo ai suoi tempi non avrebbe potuto fare, mancando allora completamente il vestiario ed i mezzi di truccarsi. Il contributo non è firmato. Vi ricordo che potete sostenere il canale iscrivendovi e attivando la campanella. Grazie e a presto!